E allora vediamo un po' come si presenta al primo sguardo. Allora, il peso è come me l'aspettavo, diciamo, abbastanza consistente. Sono 5,6 kg quelli dichiarati dalla casa produttrice. Non è poco, però se la macchina riesce a svolgere il lavoro in breve tempo, assicura una buona continuità, una buona potenza, diciamo che è un peso tollerabile. Poi vediamo, molto comodo a primo acchitto è questa parte, ha una finitura zigrinata, diciamo, molto ruvida, quindi si riesce ad impugnarla molto bene. Mi piace così a prima vista il fatto che il motore, vedi, non è stabile poiché è ancorato su queste molle. Queste quattro molle costituiscono il sistema antivibrante, quindi il fatto che sia così sensibile anche da spento, comunque con un movimento manuale, mi lascia immaginare che l'assorbimento delle vibrazioni sia molto elevato. Classico avviamento a cordicella, pulsante on-off. Qui abbiamo il meccanismo per ruotare il manico che può essere azionato anche con una sola mano. Riusciremo ad attivarlo, vedi, con una mano anche durante il lavoro. Tasto di sicurezza, acceleratore, tappo per il rifornimento. Qui sotto ci sarà il piccolo filtro dell'aria del carburatore, primer per l'accensione a freddo e qui abbiamo il comando dell'aria. Qui davanti c'è la candela. Questo è il tubo di scappamento dei gas di scarico, eccoli qua. Solitamente viene espulso lateralmente, invece in questo caso c'è una piccola prolunga che ce lo porta davanti, quindi andremo a sparare, diciamo, i gas di scarico lontani dal nostro corpo, e è una cosa che non si trova su tutti i tagliasiepi di questa fascia. La lama è dotata di paralama e di protezione antitaglio e niente, adesso andiamo a provarla direttamente sul campo. Ok, andiamo a fare il pieno di miscela al 2,5%, questo è il livello indicato dal produttore. Il serbatoio non è molto grande, ma il motore da 22 cm3 non dovrebbe essere molto assetato. Carichiamo il primer, ecco che inizia ad andare in circolo. Ok, prime impressioni a caldissimo, appena finito di lavorare con l'Alpina AHT 555. Vi do subito la discriminante per cui scegliere o non scegliere questo preciso attrezzo, che è l'altezza della vostra siepe. Se avete una siepe alta 1,50 m, 1,60 m, va benissimo, andate tranquilli con questo attrezzo. Riesce perfettamente a svolgere questo tipo di lavoro.
Se avete una siepe più alta, 1,80 m, 2 metri andando su, allora vi consiglio di puntare su un attrezzo con una lama più lunga. Poiché qui con i suoi 55 centimetri di taglio effettivo siamo un po' sottodimensionati, cioè fatichiamo sulle grandi superfici, siamo costretti a fare molti movimenti per coprire il medesimo spazio. Quindi se avete una siepe molto estesa vi consiglio un prodotto con una lama almeno 10 cm più lunghi. Per il resto, ragazzi, funziona alla perfezione. Mi è piaciuto molto il sistema antivibrante, veramente molto sensibile, non trasmette le vibrazioni alle braccia. Il tubo di scappamento posizionato frontalmente aiuta molto a disperdere tutti i fumi di scarico che non vengono avvertiti dall'operatore. All'inizio ovviamente ci sarà un forte odore di nuovo, quindi le plastiche, tutto quello che si scalda per la prima volta emetterà un odore sicuramente non piacevole, però già dal secondo al terzo utilizzo ho visto che tende a svanire. Accensione istantanea anche dopo che è stato spento alcuni giorni, è partito dopo poche tirate. Che dire, 184 euro, spedizione compresa, acquistato su AgriEuro, e li vale tutti fino all'ultimo centesimo. Ovviamente non andiamo a paragonarlo con altri attrezzi, altre marche più blasonate di tutta un'altra fascia di prezzo, poiché siamo su due mondi differenti. Però per un utilizzo domestico, ovvero la nostra siepe 2 volte all'anno, una volta in primavera, una volta in autunno, è un attrezzo che sicuramente riesce a svolgere questo tipo di lavoro in maniera impeccabile, continuativa, senza veramente problemi di taglio, cali di potenza. Il serbatoio non ha una capienza molto ampia, diciamo che con un pieno ci ho fatto un 10 metri lineari su tutti e tre i fronti, quindi 10, 10 e 10, quindi due lati più il superiore, con un pieno li ho fatti tranquillamente. Poi ovviamente il tubo di pescaggio inizia a faticare a pescare la miscela, quindi è sempre bene rabboccarlo dopo questo utilizzo. Per il resto mi sento appunto di consigliarvelo. Per siepi fino a 1,50 m, 1,60 m risulta estremamente maneggevole anche sullo stretto, anche tra i muri, sulla zona più scomoda. È veramente molto agile sullo stretto. Sulle grandi superfici magari puntate a un prodotto con una lama un 10 cm più lungo. Lo trovate ovviamente su AgriEuro e andiamo a vedere anche quello che riceverete con il tagliasiepi. Cuffia molto importante, poiché il rumore è abbastanza importante, non tanto come decibel ma proprio come squillio del motore. Risulta estremamente appuntito e abbastanza fastidioso. Un altro lato negativo, se vogliamo, è appunto la rumorosità. La si avverte, però per questo AgriEuro vi manda in omaggio un paio di cuffie economiche ma che funzionano alla perfezione. Dopodiché ci mandano 2 boccette di olio per la miscela, per olio sintetico per motori a 2 tempi, la busta, una piccola bandana gadget di AgriEuro, il grasso per la minima manutenzione di base, un paio di guanti di cotone, vabbè, ce li abbiamo. Occhiali di protezione, questi molto utili, io già ce l'ho, però per chi non ce ne ha saranno sicuramente utili. Il misurino per miscelare la miscela, una candela di ricambio e poi un volantino pubblicitario di AgriEuro che ci ricorda che sulla vostra pagina troverete l'assistenza, tutti i link
per l'acquisto di prodotti, ricambi, è veramente molto comodo e molto pratico. Una volta acquistato su AgriEuro potete avere tutti i vostri acquisti sulla vostra pagina ed ordinare i vari pezzi di ricambio all'occorrenza anche dopo la scadenza della garanzia. Quindi è molto molto importante sia acquistare un ottimo prodotto, ma acquistarlo anche dove possiamo trovare i pezzi di ricambio che in futuro purtroppo ci serviranno. In descrizione vi lascio il link per l'acquisto diretto sul sito di Alpina, anche per l'Alpina AHT 555. È tutto, grazie per aver guardato, al prossimo video.